Aggiornamento di calciomercato Inter dopo la conferenza stampa di Marotta e Inzaghi, una conferenza che ha aperto la stagione 24-25 e ci ha dato tanti spunti interessanti che abbiamo già analizzato, ne riparleremo anche nella prossima diretta, ma ha sollevato soprattutto due questioni di mercato molto importanti. Una relativa al colpo in difesa che analizzeremo poi in un altro contenuto, l'altra relativa a Valentin Carboni, uno dei nomi più discussi, lo possiamo dire, di questa estate di mercato dell'Inter, un nome attesissimo, un giovane su cui in tanti puntano. Ecco, Inzaghi nella sua conferenza stampa lo ha citato addirittura 4 volte, di cui devo dire solo una volta in risposta ad una domanda diretta da parte dei giornalisti. Quindi in altre 3 occasioni è stato lui a volerne parlare volontariamente, si è capito che voleva andarne a parlare apertamente, ma la domanda è a questo punto: sono state delle dichiarazioni di facciata oppure davvero c'è l'intenzione da parte di Inzaghi e quindi dell'Inter di puntare forte sulla conferma di Valentin Carboni Rosa per questa stagione? E poi a seguire, che cosa significa allora questo per il mercato dell'Inter da qui a fine estate? Spoiler subito, per me, lo dico, è un po' un bluff, ve lo dico subito, e credo che dopo la conferenza stampa siano arrivati anche 2 indizi, chiamiamoli così, in questo senso, con un dettaglio molto importante da non sottovalutare. Ne parliamo però in questo nuovo episodio di oggi e allora ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrizione al canale, clic sul tasto iscriviti, tanti contenuti in questi giorni, soprattutto con le amichevoli in arrivo, quindi vi aspettiamo. Quali sono state queste 4 frasi di Simone Inzaghi su Carboni e che cosa ne emerge da queste dichiarazioni, almeno secondo me? Prima citazione, quando si stava parlando dei rientri dei vari giocatori dell'Inter dalle vacanze dopo gli impegni anche con le nazionali e ci tiene subito a citare, oltre a Lautaro Martinez, anche Valentin Carboni che con Lautaro è impegnato in Coppa America con l'Argentina e appunto torneranno per il 7-8 agosto. Quindi qui arriva la prima citazione. Piccola parentesi, significa, faccio una piccola previsione, che per la prima giornata di campionato contro il Genoa mi aspetto Taremi titolare e al momento Arnautovic a questo punto come coppia d'attacco, quindi Taremi e Arnautovic per la prima giornata, a meno di clamorosi colpi di scena e poi forse addirittura anche per la seconda, a meno che Thuram che rientra il 3 agosto non possa riprendersi il posto con Taremi appunto che si candida a partire titolare fin da subito. Comunque, seconda citazione per Carboni arriva ad un certo punto della conferenza quando dice che abbiamo visto che cosa ha fatto al Monza, abbiamo visto il suo potenziale, lui è nel futuro dell'Inter. Questa frase la sottolineiamo e dice lo aspetto che rientri poi nel migliore dei modi. Questa è la prima dichiarazione che in conferenza stampa, in presa diretta, io e Simone la stavamo commentando live, ci ha fatto alzare un pochino le antenne, devo dire. Questa prima frase del lui è nel futuro dell'Inter. Alcuni lo hanno interpretato come un qualcosa a voler dire appunto ci puntiamo e lo valorizzeremo fin da subito, secondo me si presta anche ad altre interpretazioni e ci arriviamo. La terza citazione arriva poi quando dice in maniera proprio chiara, non dimentichiamo che abbiamo anche Carboni ed è una soluzione in più e abbiamo visto che cosa è capace di fare. Ecco, questo è stato secondo me un altro modo di lanciare un assist che giustamente è stato colto poi da un giornalista che quindi ha fatto finalmente la domanda diretta su Carboni e qui Inzaghi si sbilancia nettamente perché dice che è contento dell'attacco che ha a disposizione e con Carboni ha anche un'opzione in più. Che cosa significa questa opzione in più? Mi sono appuntato il passaggio, dice possiamo anche metterci, scusate, con 2 giocatori dietro una punta oppure può fare il quinto offensivo puntando sempre l'uomo. Il fatto di averlo è un qualcosa che può migliorarci. Piuttosto importante come dichiarazione, perché sappiamo che l'uno contro uno non è stata una grande nostra caratteristica negli ultimi anni, anche se noi facciamo delle cose differenti, poi come lo abbiamo sempre detto. Quindi qui Inzaghi dà per scontata la soluzione di avere Carboni intanto come uno dei 2 attaccanti, non lo dice, è implicito però che possa fare, uno dei 2 attaccanti nella coppia del 3-5-2 di Inzaghi. Ma in più valuta anche l'opzione alternativa ed è un tema secondo me molto interessante perché personalmente ho sempre detto e continuo a ribadire che ad oggi nell'Inter di Inzaghi, che abbiamo visto fino a qui almeno, il ruolo di Carboni di fatto non c'è. Carboni per me è un esterno offensivo che da destra rientra sul mancino e ha anche bisogno di un po' di spazio per giocare e per fare il quinto personalmente
credo non abbia ancora il passo e l'attitudine anche difensiva che serve per fare il quinto come lo intende Inzaghi, e dubito, ecco, con tutto il rispetto, che in questo momento Inzaghi stia pensando a delle novità tattiche, cioè di andare a cambiare la sua Inter in funzione di Carboni. Semmai, in alcuni momenti specifici potrà pensare a delle varianti inserendo poi Carboni, a delle varianti che in parte abbiamo già visto anche la scorsa stagione, per esempio. Ecco, in questo contesto, se immagino quante volte quelle varianti le abbiamo viste la scorsa stagione, penso ad uno scenario in cui Carboni avrebbe poco spazio se visto in quest'ottica qua, e potrebbe essere molto controproducente per un giocatore che invece arriva con grande hype ed è sulle ali di un entusiasmo di crescita importante. Detto che Carboni sarebbe, e lo ribadisco sempre, molto utile anche in ottica liste. È un giocatore vivaio Inter, quindi avresti un calciatore in più che non ti va ad occupare di fatto uno slot, in pratica, nella rosa, potrebbe farti da jolly, quindi oltre che tattico anche puramente numerico, avere un giocatore in più appunto. Se Arnautovic, per esempio, fa fatica, hai un'opzione in più già a portata di mano, già in rosa, con un giocatore già tuo. Oppure una variante sulla fascia dove Buchanan è fuori, come sappiamo, ed era l'unico giocatore che ti dava quel dribbling, magari quella imprevedibilità. C'è Darmian, che a me personalmente da quinto non convince troppo in vista di questa stagione, e quindi Carboni potrebbe essere una soluzione più offensiva da utilizzare, magari con una fascia sinistra che resta più bloccata e Barella che dà più copertura nei momenti in cui metti Carboni. Allo stesso tempo però dicevo di 2 indizi, ma potrebbero essere anche 3 secondo me le cose da notare, in queste frasi e in questo punto su Carboni. Allora, intanto il primo sottovalutato è che comunque Inzaghi anche l'anno scorso parlò molto bene di Carboni in conferenza stampa ad inizio anno, aveva sostanzialmente detto che ci avrebbe puntato e poi è andato al Monza. Quindi questo ci ribadisce che le dichiarazioni vanno sempre prese con le pinze. A maggior ragione, poi punto numero 2, se diamo ascolto ad una indiscrezione o comunque ad una curiosità raccontata da Fabrizio Biasin, un giornalista che immagino conoscerete. Biasin che dice che dopo la conferenza stampa ha parlato per un attimo con Marotta, e sostanzialmente Marotta, sorridendo, gli ha detto che di tutto quello che è stato detto in conferenza qualche bugia c'è stata, il 70% è vero. Più o meno questo è stato un po' lo scambio di battute tra Biasin e Marotta, appunto. E ora, chiaramente è ovvio che ti aspetti un mix comunque di cose più o meno vere. È ovvio che poi Marotta sul 70% è un mix di battuta e di verità, magari anche qui, che dice Biasin, però ecco, che andassero in conferenza a dire tutto quello che è stato programmato, tutto, mettere tutto sul tavolo e diciamo non avere nessun segreto, nessuna strategia, ecco, in questo senso mi sarebbe suonato francamente molto, molto strano, anche perché banalmente le cose cambiano nel corso del mercato, per cui magari oggi hai detto delle bugie in alcune cose che poi tra un po' diventeranno vere, oppure oggi dici delle cose che ritieni vere, ma poi col passare delle settimane possono cambiare gli scenari. Quindi va sempre tenuto d'occhio questa cosa. Però ci chiediamo quale può essere in questo momento la bugia che è stata raccontata in quello che è stato detto. Ecco, rianalizzando la conferenza stampa, se 2 cose su 3 sono vere, per quello che ci dice Marotta più o meno, il sospetto è che proprio quella su Carboni possa essere una di queste bugie, francamente, andando un po' a rianalizzare tutta la conferenza stampa. Anche perché nel frattempo, arriviamo al terzo punto da analizzare secondo me, sono arrivate delle conferme molto importanti in queste ore, soprattutto sulla trattativa con il Marsiglia, che non è l'unica società interessata, anzi, però abbiamo saputo che il Marsiglia sta spingendo veramente forte proprio in queste ore, e lunedì ci aspettiamo che, una volta chiusa la Coppa America, possa arrivare finalmente una vera e propria offerta nera su bianco. Dovrebbe il Marsiglia formulare questa offerta all'Inter, mentre i contatti, come dicevo, stanno andando avanti anche in queste ore. Poi qui ho letto tante versioni diverse sul Marsiglia, che avrebbe offerto un prestito con diritto di riscatto, che l'Inter avrebbe chiesto un obbligo di riscatto con delle condizioni ben precise, che offre 15 milioni, una cifra a ribasso, soluzioni alternative più creative. Ho letto tante cose. Non so ancora che cosa offre il Marsiglia, perché appunto dovrebbe essere formulata lunedì, da quello che sappiamo noi, questa proposta. So però che l'Inter potrebbe valutare anche una strada un po' diversa e da tenere d'occhio, ovvero
Ad oggi, da quello che mi dicono, l'Inter valuterebbe Carboni più sui 40 milioni piuttosto che i 30-35 di cui si era parlato all'inizio. Quindi l'Inter fa una valutazione molto alta, a conferma e a testimonianza di come punti in maniera importante su questo calciatore e come stia tenendo alta l'asticella del prezzo. Però mi dicono anche che l'Inter cercherà in ogni modo di diciamo almeno provarci a tenere la possibilità di avere il controllo sul giocatore, cioè non vuole perderlo del tutto e questo ci proverà davvero, davvero fino in fondo. E allora in tanti qua diranno, e lo state già dicendo, me lo scrivete nei commenti, perché non mettiamo una clausola di riacquisto, cioè la possibilità di riprenderlo tra 1 o 2 anni ad una cifra già prestabilita. 1 perché comunque la società che te lo compra, se fa un investimento importante, la clausola di riacquisto non te la mette, oppure te la mette molto alta. Quindi bisogna fare i conti con la controparte. Ma anche perché può esserci una novità in questo caso, ovvero anziché usare la clausola di riacquisto, vi ho raccontato in queste settimane, attenzione alla percentuale sulla rivendita. È una formula sempre più utilizzata anche all'estero, è una formula che sta utilizzando sempre di più anche l'Inter e in questo caso occhio su Carboni perché una percentuale molto alta sulla rivendita potrebbe essere una soluzione che può scaldare questa operazione. Questo perché questa percentuale ha, diciamo, un funzionamento simile alla clausola di riacquisto, nel senso che se io te lo vendo Carboni con la percentuale di riacquisto, con la percentuale sulla rivendita di, il 30%, sarebbe tipo una sorta di sconto quando poi lo vai a ricomprare. Cioè, anziché dire: "Lo ricompro tra 1 anno a 50 milioni", quando tra 1 anno lo voglio ricomprare ho uno sconto del 30% sostanzialmente sul cartellino. Però c'è un grosso vantaggio con la percentuale sulla rivendita. Puoi mettere la plusvalenza subito a bilancio, cosa che invece con il riacquisto non puoi fare, perché fino a che non scade quell'opzione non puoi fare, quella plusvalenza. Mentre in questo momento se tu, vai a fare questa cessione con la percentuale di rivendita, puoi mettere subito la plusvalenza a bilancio. Dall'altro lato poi la clausola di riacquisto ha creato quando lo vai poi a ricomprare ad una cifra molto alta, a bilancio ti vai a mettere un peso piuttosto ingombrante. È una cosa che per esempio con Van Oisden, che, è tornato di nuovo alla base, ti ha creato qualche problema già nel recente passato. Quindi attenzione a questa strada, che potrebbe far abbassare un po' la valutazione nell'immediato di un'eventuale cessione, in questo momento, in base a quella che poi è la percentuale di rivendita che ti tieni, però ti dà questa possibilità di avere un po' di controllo sul giocatore sostanzialmente. Qui si aprono poi 2 questioni andando verso la conclusione. La prima: in tanti mi dicono: "Ma perché, da un lato ci dicono che Oaktree vuole puntare sui giovani da valorizzare e poi vendono Carboni?" Qua ragazzi dipende molto da quelle che sono le valutazioni che si fanno su Carboni e comunque, la risposta è che evidentemente la proprietà spinge per un risultato economico prima che sportivo, ed è un indirizzo abbastanza chiaro anche questo. Quindi, Carboni a quella cifra si vende, non essendo un giocatore di primo piano e di grande impatto ad oggi, per i risultati sportivi dell'Inter. Poi un giovane lo si compra a cifre inferiori, si valorizza e lo si rivende ad una cifra più alta. È un piano, un indirizzo che mi sembra abbastanza chiaro. Numero 2, visto che non si stanno pianificando altre cessioni in questo momento e anche in conferenza stampa ci hanno tenuto a ribadire tutti, che, puntano molto sulla conferma di tutti i big in rosa, anche di quelli che da molti non vengono considerati big come Dumfries che stanno puntando a rinnovare in questo momento, è chiaro che a questo punto è dalla cessione di Carboni che passa tanto di quello che possiamo aspettarci in entrata da qui a fine mercato e di riflesso anche in uscita di acquisti, perché è tramite Carboni che probabilmente si finanzierà questo mercato e in base a quello che incassi quindi da questa cessione possiamo aspettarci più o meno operazioni in entrata, più o meno operazioni creative, soprattutto da qui a fine mercato. Detto che io a prescindere da quello che verrà eventualmente incassato da una cessione di Carboni, credo che cercheranno di trovare delle soluzioni appunto creative per gli ultimi colpi in entrata, a meno di colpi di scena che al momento, non ci aspettiamo. Cioè, con l'eventuale incasso di una cessione di Carboni,
si sistemano i conti, si copre l'acquisto di Martinez che hai anticipato anche se già in gran parte è coperto, e poi per esempio su Cabal, di cui si sta parlando molto in queste ore per la difesa, il difensore del Verona, ci stanno lavorando con il possibile inserimento di Kamaté, quindi un'altra operazione creativa per ridurre il più possibile l'esborso. Così come il Genoa, io quella frase di Zangrillo, il presidente del Genoa, me la sono appuntata ed è un indizio che va tenuto sempre d'occhio, perché pubblicamente ha detto che Marotta ha provato a prendere Gudmundsson gratis, che non significa a parametro zero, non significa che hanno provato a prenderlo senza pagare, però io la interpreto come hanno provato a fare una formula in modo da non pagare niente adesso e pagarlo tra un anno, di fatto. Quindi in questo senso vediamo che cosa succede con Carboni e poi vediamo anche quanto eventualmente verrà reinvestito di quello che entra da Carboni, perché al contrario di quello che hanno detto in tanti, la situazione col passaggio da Zang ad Octree, almeno per questo mercato, non è che sia cambiata in modo drastico, pur rimanendo sicuramente dei buoni segnali in queste prime settimane di proprietà americana che vi ho già sottolineato in alcuni contenuti dei giorni scorsi. Fatemi sapere che ne pensate voi, quindi che cosa fareste magari con Carboni e quanto vale eventualmente una sua cessione. Vi aspetto nei commenti, soprattutto sulle ultime riflessioni, vorrei sapere anche un po' la vostra opinione. Vi ricordo di fare un salto su passioninter.club dove stiamo lavorando dei contenuti molto interessanti, quindi www.passioninter.club, la community di chi sostiene il progetto Passione Inter e ha un contatto diretto con noi ed entra a far parte del nostro gruppo di interisti da tutto il mondo. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.